Buongiorno a tutti ragazzuoli. Ci siamo svegliati in quelli di... Allora, a pochi gradi sicuramente. Cioè, Cinesino è acceso. 13 gradi ci sono ora. E siamo in quelli di Halter. Siamo vicino a Bruges. Penso si pronuncia così. Comunque nella nord-ovest del Belgio, vicino al mare, vicino a dove c'è il porto per poi andare in Inghilterra. Chissà che magari ci andiamo. Magari. Vediamo. Ho visto i biglietti, $100 solo andata con la non nave. sono 100 dollari, sono 100 sterline. Ora facciamo una bella colazione dei campioni. Fette biscottate gratinate, burro, marmellata e io mi faccio una bella tazza di latte col miele che mi ha dato il mio amico Thomas delle sue api, che è buonissimo. E poi vi faccio vedere come fuori, perché stavamo volando fuori, sono arrivati un botto di camper, ma presumo siano arrivati stanotte, perché ieri sera finché c'eravamo svegli noi qualcuno ne era arrivati un paio, adesso ce n'è 2000. Qua c'è anche Jessica che controlla fuori i camper, buongiorno. Ci siamo noi. Dove c'è casa su quattro ruote c'è famiglia, c'è casa. C'è casa. Ermini Bro, il vostro amico Pennuto che è già fuori lì a rompere le scatole. Bisogna andare a fare la spesa, Qua c'è Bernice. Aspetta che gli metto il formaggio. E sta aspettando da mangiare, cioè c'ha già il mangiare ma aspetta che gli mette il formaggino perché la viziata ultimamente non le vuole più. Quindi ora finché non gli mette il formaggino non le mangia, guardate. Allora. Arriverà anche il Pennuto perché mi vede col formaggio. Anzi, guarda. Ecco, già sulla schiena ce l'ho. Facciamo la mozzarellina, guardate. Appena gli mette la mozzarella, che è quella che avevamo ancora in congelatore, spagnola. Ecco. Che già odore, già gli cade la bava. Dai, basta perché sennò poi ti viene la dermatite. Il problema di Bernice. Ora mangio, guarda. Il problema di Bernice è che non è che non vogliamo metterci il formaggio, il problema è che lei soffre molto di dermatiti e come gli mettiamo un po' di formaggio o qualsiasi cosa, gli vengono tutte le dermatiti nel corpo, dalle orecchie, nelle zampe. Ultimamente fa un po'... Storge il naso, però già l'altra volta le abbiamo preso delle scatolette, gliele abbiamo messe, gliele abbiamo date, adatta a lei, e gli è venuta fuori la dermatite, l'otite, cioè, e quindi evitiamo per quello, per non avere poi problemi e portarla dal veterinario, medicine, dolore e via dicendo. Ma perché anche per lei che sta male. Vabbè, facciamo colazione. Qualcuno qua ha già iniziato. Abbiamo messo in moto, destinazione prima un supermercato per rifucciolare un attimino il frigo. Sì, giusto un poco perché qui non so cosa troveremo. Beh, quello che c'è giusto da comprare qualcosa. Oggi il sole ci grazia un pochettino, speriamo che duri, che ha rotto le scatole questo tempo brutto. Questa è l'area dove abbiamo prenotato. Ci vediamo nell'altra, dal supermercato e poi dall'altra area. Siamo arrivati nel supermercato e Jessica, che è qua dietro, ha trovato questo che si chiama OK. In teoria è una catena loro, potremmo trovarci discretamente bene. Vediamo, prendiamo il carretto e andiamo a comprare, vediamo cosa troviamo. No. Olive, prendiamo un'oliva. Quella dietro c'è. Allora, cosa possiamo prendere? Salamini. Questi mi ispirano a stuzzicare così. Proviamo. Ah, c'è anche la Monserrano spagnolo. Quello ce lo compriamo in Spagna. Questo è di origine ispirazione italiana. L'unica cosa che ho preso di italiano. Volevo provare qualcosa di loro qua. Qui poi c'è direttamente una cella frigo gigante dove c'è frutta e verdura e ci sono -5 qua dentro, c'è un freddo, né? È una cella frigo dove tengono frutta e verdura, tutti i prodotti che devono stare al fresco. Manca avessero caldo. Manco ci fosse caldo fuori, da dire. Prendo pomodorini. Prendi roba già confezionata che c'è già il codice a barre e siamo sicuri. Ci hanno dei prezzi folli. Ci sono tipo
ma il doppio totale dei prezzi italiani. Cioè tipo 4 flan di questi, 2,40 €. Ok, sono dalla Nestlé. Sì, in Italia li paghiamo 0,99 6 pezzi anche in Spagna. Quindi direi che non compreremo tantissimo. Ah, prendine uno. Burro 18,40 € al chilo, ragazzi. Ne prendiamo uno? Sì, 17,58 €. Questo perché sono panette più grosse. Compriamo il giusto. Ho trovato anche in Belgio il tomate fritto spagnolo. Questo è italiano, questo è spagnolo. Ce la mutti. Con la bio? Prendi con la bio. Perché le altre hanno quelle cose dentro, chissà cosa c'è dentro. Salse e salsette direi che non gliene mancano. Di schifezze già pronte così. Direi che fare la spesa in Belgio è tutto meno che economico. 93 €. Sembra pieno ma alla fine non c'è niente. Un'insalata, un po' di verdure, lo Scottex, dei succhi di frutta. Tutta roba invadente. Sì. Sarei curioso di sapere com'è il tenore di vita qua, uno stipendio medio. Però Sì, sicuramente. non penso che vanno a guadagnare 5-6 mila € al mese per avere un tenore di vita così alto. Non credo proprio. Vabbè, se qualcuno ha vissuto in Belgio e ci sa dire lo stipendio, ce lo scriva nei commenti. Sistemata la spesa, mangiato il briochino come merendina. Ora stiamo decidendo il punto di destinazione. Ma Chris ha trovato uno skatepark, però è già di là in Francia. Se tanto qua in Però Francia, in Belgio tanto- non vogliamo fare niente. E Cosa ci sai andiamo, fare? sì, di qua, rimane, poi tanto dovremmo... Noi siamo qua, vicino a Bruges. Potremmo andare a vedere un attimo il castello qua. Andiamo magari a vedere, sì, c'è un castello qua. E poi magari scendiamo in giù 1 ora e 14 e arriviamo di qua dalla Francia e poi scenderemo in giù e andremo verso almeno Parigi, ce l'andiamo a visitare. E Già vedremo che- Disneyland Paris. Già che siamo venuti insomma fino qua almeno Parigi. La Torre Eiffel. Si potrà andare a vedere su? Si Sì, devi paga pagare. un sacco mi E sembra. allora la vedo da giù. La faccio drone. col drone. Non puoi volare, lo so. Vabbè, Vabbè. quindi ora se riusciamo andiamo al castello. Sì, c'era il cartello qua. Guarda un po' se te lo fa vedere sulla mappa, se è qua vicino. C'era il castello, sì, me lo diceva che c'era sto castello. Vabbè, andiamo a vedere sto castello. Via, andiamo al castello. Messa in moto. Il frigo l'abbiamo. Andiamo! Siamo giunti a destinazione. Il castello dicono che vabbè è chiuso. Però già vederlo. È lungo. Perché apre all'1. Però già vederlo da fuori a noi ci interessa. Qui deve aver piovuto fino a poco fa perché è pieno di pozzanghere. Abbiamo perso il castello, ragazzi. Non si trova il castello. Siamo A parcheggiati parte il freddo. e Abbiamo scolato il castello nello scolapasti. Abbiamo perso il castello. Ah, qua ci sono delle leggende. Vediamo cosa dicono. Niente, non abbiamo trovato il castello, ragazzi. Ora provo a vedere se mi fanno volare il drone, a vedere se lo riesco a vedere dall'alto almeno. Almeno quello. Almeno qualcosa. Vediamo. Se non è vietato magari volare. Ho provato a fare una svolazzata, ma mi dà allerta. Niente, non si può volare. Quindi non l'avete visto né voi né noi, né dal basso né dall'alto. E poi vabbè, abbiamo guardato con internet bene. Non è proprio un castello di quelli bellissimi che da vedere, ecco. Vabbè, ora andiamo in un altro punto. Dove va Christian con lo skate? Così vedete scritto. Col monopattino. Col monopattino, scusa. Non insultare perché stai insultando sia gli scooter rider che gli skater. 2 persone hai insultato in una sola parola, quindi ragione. Occhio. Occhio. Ma l'occhio prezzemolo e finocchio. Un'ora di strada ci aspetta. Ma a noi non ci teme niente. Je sais entrer en la France. J'ai la casette typique de la France. E stiamo nel paese, come si chiama? Mi schiavo. Come Verdun.
Beltún. Estamos. Como pelle de Se llama Calais. Calais. Estamos a Calais, tío. Ya vamos para allá. ¿Ya cuánto falta? Siamo vicino al 3 mare. chilometri. En 3 kilómetros llegamos en el sitio. Ya nos vemos después. Ya nella pista dello monopatine. All'Alpi, mi sa che era meglio se andavamo all'Alpi invece che quel supermercato là. Uscita, ingresso. Alla fine ci parcheggiamo in... Fai 24 ore, no? Cos'è, un'area- O domani mattina ti dà l'orario. Puoi far meno ore e fai meno ore. No, è 24 ore minimo. Ah. Puoi aggiungere delle ore se domani a quest'ora ci faccio ancora un paio d'ore, aggiungi 2-3 ore. Ah, no. Ci fermiamo in questa area camper a pagamento. 10 euro 24 ore. Mamma ver. Vamos a ver. Non c'è niente, è solo un parcheggio, però meglio che niente, almeno siamo tranquilli. Vediamo dove ci parcheggiamo. Ci mettiamo vicino all'ingresso che c'è la telecamera. Parcheggio fatto. Quello è l'ingresso. Siamo messi subito qua vicino all'ingresso. Più che altro per essere più tranquilli, perché c'è anche la telecamera che sorveglia, quindi siamo anche più tranquilli. Ora faremo il pranzo, c'è un po' di vento. Vediamo Jessichina cosa ci prepara. Vogliamo mettere il telo fuori mo o no? Boh. Mortadellina, guardami a me. Guardate mortadellina. Tutte le orecchie per aria, cioè. Bernice. To, vieni. Che bella che sei. Vede la bellezza ai follower. Guarda che bellezza. Guardate che bellezza. Dai, andiamo dentro. Andiamo, dai. Bernice, vai. Gesto atletico. Pippato. Di qualcosa ai follower. Dai. Sparaci qualcosa. Beh, belle parole. Molto interessante. Di molte parole. Di molte parole. Malandrino. Niente. Muto, scena muta. Questa? Sì. Un bel piatto di pasta al sugo. Oggi ha cucinato Angioletto. Guido, cucino, lavo i piatti. Ha cucinato col sugo mio già pronto. Ha Ha buttato la pasta. pasta. Però se ha buttato la pasta cosa mangiamo? Disastro. Bello cucinare così, con i sughi già pronti. Con le cose tutto già pronte. Bello. Solo butti la pasta e via. Buon appetito. Buon appetito. Allora, Christian è già partito, è andato sulla pista del monopattino, visto che siamo venuti qua praticamente appositamente per lui. Noi siamo stati ancora un pochettino in camper a fare niente di particolare, abbiamo solo mandato dei documenti, fatto un po' di cose che ci avevamo da fare. Ora chiudiamo casa su 4 ruote e si parte. Vamos. Siamo a Calais Plate. Guardate quanta gente che c'è. È tutto nuovo. Calcolate che noi qua siamo in un punto dove laggiù, che non si vede, c'è l'Inghilterra. Infatti là c'è il traghetto che fa la traversata che va in Inghilterra. Ora noi non possiamo andarci perché non abbiamo i passaporti, ma stiamo lavorando dietro questa cosa, quindi tenetevi sempre collegati sul canale perché Noi non siamo normali e non so quando, ma probabilmente presto ci vado a fare una scappata. Andiamo a influenzare anche là tutti i camper a litio. A parte ad esserci il mondo, però guardate come hanno studiato bene. Qui hanno fatto delle rampe piccole per chi vuole apprendere e imparare, e di qua c'è invece uno skatepark molto più grande, molto più per gli adulti, con rampe più extra, con
cose più professionali, dai, se vogliamo dirlo. Bello. Perdono. Non potremmo passare in mezzo, però vabbè. Andiamo a vedere il vostro. Guarda quante rampe che c'è, enorme. Com'è? Com'è? Ma c'è aria. Siamo un po' tranquillo, ogni 2-3 passano i militari con i fucili e la polizia con delle pistole. Sì? Sì, ma proprio. Ma fucili grossi così, Però le cose sono due. O sono troppo sicuri o c'è troppa criminalità. Non lo so. C'è gente che va? Quello è uno street art. Questa barca qua praticamente è appena partita. Il molo qua di Cadiz e ti porta laggiù sull'altra sponda. Chissà quando la prenderemo. Però sembra ferma da qua, non sembra? Sembra. Quando poi sei là sopra però. Le onde, pazzesco. Il mare non è bello qua comunque. È molto. Però guarda qua com'è calmo che è dentro il porticciuolo. Ma qui è bello tosto. Un'ora che è qui Christian, circa, forse meno, e ha già fatto amicizia anche qua in Francia, al nord. Non sappiamo come si parlino, però l'importante è che faccia gruppo, che è quello che conta quando si fa una vita come la nostra, molto itinerante, molto in giro. È giusto che i ragazzi siano molto aperti a socializzare con chiunque, che non si chiudano, perché sennò diventa un problema. Noi per fortuna, visto che a Christian gli piace il monopattino, cerchiamo sempre piste di skatepark tra il mondo che è abbastanza aperto, anche lui, essendo abituato a vivere così, è molto aperto, anche se ogni tanto si racchiude in se stesso e riesce a socializzare, a fare amicizia con tutti, quindi non è un problema fare questa vita per chi volesse affrontarla. Aggiungo, mi sono fermato al bagno, c'era un bagno pubblico gratis, quindi non come in Belgio, Olanda e Lussemburgo che si pagavano, e ogni persona che entrava dovevi aspettare 20 secondi che faceva una sterilizzazione e poi ripartiva. Tutto a favore della Francia che non avrei mai dato, sinceramente parlando. Quel che è giusto e quel che è sbagliato è sbagliato. Guardate che cagnoloni, che belli, sono giganti. Vabbè, noi abbiamo parlato con Christian, lui ha deciso di rimanere giustamente qua, che era un po' che non andava col monopattino, e noi invece andiamo a prendere i monopattini elettrici, che andiamo nel centro di Calice, vabbè, qua, Calice, a vedere un pochettino com'è il centro, visto che il camper è, diciamo, al sicuro. Christian è qua che gioca, noi seduti lì ci rompiamo le scatole. Calais. La passeggiata qui un po' l'abbiamo fatta sul lungomare, c'è vento, per tornare in camper ad accozzarci, tanto vale che andiamo a farci 2 passi in centro. Però 2 passi monopattino elettrico. No, ultimamente stiamo camminando. Più che altro che qua è mezz'ora di camminata, più giri un po' là diventano tanti, ecco. Tornati in camper, Jessica è andata in bagno, abbiamo preso i monopattini e ora si parte, 2 km e 2 ci aspettano. Andiamo? Siamo arrivati nel centro. Facciamo vedere il municipio di questa cittadina, che è una cosa inverosimile. Questo è il loro municipio, cioè è enorme, è una cattedrale, bella anche la cittadina, tenuta bene, pulita. Facciamo un giretto.
finito. Ora andiamo nel centro, che ci dice ancora di fare un pezzo là dietro al municipio e siamo nel centro. Altra chiesetta. Lei va, io devo andare con monopattino, con una mano, registrare con tutto il ciotolato. Lei pensa che sia facile fare tutte queste cose. Poi dicono che gli uomini non possono fare due cose in una. Ne faccio 18, parlo, vado con monopattino, registro. Andiamo a visitarla internamente. Jessica l'ha già vista e ha detto è tanto vecchia fuori quanto modernizzata dentro. Girette nelle città, le muffette. Ora torniamo in tre. Sì, perché mi sa che abbiamo beccato l'unico giorno di festa, l'abbiamo beccato noi perché c'è Tutto tutto chiuso, io non capisco. Qualche festa patronale, boh. Vabbè. Ora ci fermiamo a prendere un pezzo di pane che abbiamo trovato qua a un negozio. Di qua eravamo? Non mi ricordo. Sì, di qua. Ma di qua non Però possiamo andare. bisogna andare dalla parte Sì, di là della dobbiamo- pista ciclabile. Yes. Baguette presa. Non l'ho messa sotto l'ascella perché l'ho messa dentro il giletto. Ora torniamo da Christian. No, prima posiamo la baguette magari. Sì, perché andare giù. Non è proprio comodo, eh. Siamo già arrivati alla fine. Sì, il campeggio là. Qua c'è quelli, ci sono campeggiati quelli del Luna Park e più avanti c'è l'area camper. Siamo tornati alla base. Caspita, si è riempito di camper e tanti italiani anche. Sono arrivati almeno un 5-6 camper italiani. C'è un roller team lì, un McLuis qua, un altro un Challenger, cos'è? Io credo che qui qualcuno ci sta prendendo un po' troppo la mano, eh? E anche questa sera cucino io. E l'altro giorno la pizza, e poi a mangiare fuori. Ma cosa stai dicendo? Quant'è che non andiamo a mangiare fuori? Senti che dice. Oggi a pranzo ho fatto io la pasta, ho guidato. Tipo, digli di stare zitto, dillo. Zitto, dillo. Zitto. Sto facendo cena. Cosa vuoi tu? Zitto. A rotolare. Le pende un'ala. Ci sta gridando. Ehi, Ehi, cosa vuoi? Zitto. dillo, papà, basta, non dire cavolate. Basta, diglielo. Ora basta. Facciamo vedere cosa abbiamo preparato a cena? Cosa ho preparato a cena? Patate arrosto e involtini di carne. Ora li sto facendo un po' rosolare, cuocere così e poi togliamo il coperchio, se no diventano bolliti. Chef Angelo ha finito. Sì, ho Vediamo tolto un le po'. patate perché erano già cotte. Allora, questo qua che l'ho tagliato lo prendo io. Questo qua lo diamo alla Jessichina. Questo qua lo diamo a Cristianino. E vediamo come sono sti involtini. Un po' di sughettino. C'è il sole, Pippo, non ti si vede. Vabbè, la faccia è bella. Ora ci mettiamo anche le patate. Ognuno Le si mette quelle che patate, vuole. la faccia è bella. Angelo, la faccia è brutta. Cosa ci facciamo? Ce la tagliamo. Vabbè. È arrivata l'Italia in quest'area. Lo stavo dicendo anch'io, siamo sommersi dagli italiani. Pieno. Sono scappati tutti perché fa troppo caldo in Italia. Tutti qua al nord della Tutti Francia. qua sono. O devono imbarcarsi per l'Inghilterra? No, Ma non c'è penso. pieno. Magari fanno, boh, non so che giri si facciano, perché poi tanti si conoscono, ho visto che Sì, tanti sono Vabbè. insieme. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito! Buon appetito. Tito. Buon appetito. Tito. Buon appetito. Dopo cena lui cosa fa? Si sdraia, PlayStation, GTA. Cosa faccio?
Cosa fai? Bella la vita così, eh? Tanto. Io ho cucinato, la mamma ha lavato i piatti, li ha asciugati. Tu fai niente. Io sto Tutto documentato, vedrai quando... Io sto lavorando. Sì, vedrai quando sei grande. Tu non è che sei di meglio, Bernice. Però perlomeno non fai niente, non dai niente. Pippo invece, fai vedere Pippo cosa ha fatto. Di cosa ha fatto Pippo? Cosa ha fatto Pippo? Il monello. Non è vero. Sì. È inutile fai fuochi d'artificio. Racconta cosa hai fatto, che hai fatto il monello. Non è vero, è bravo il mio No, bambino. monello. Cosa hai fatto? Racconta cosa hai Hai fatto. buttato giù l'acqua. Fa finta di niente. Sì. Ma non fare il furbo. Cosa hai fatto? Sei venuto a tavola dalla mamma. Quindi sei venuto a tavola dalla... Basta, lo dico io. Sto parlando. Non mi dare i bacini. Sei venuto a tavola da me. Quindi ben 3 volte. Sì. Alla prima hai provato a rovesciarmi il bicchiere e la mamma... E quindi la mamma è riuscita... a salvare il bicchiere. Seconda volta sei di nuovo tornato, mi hai preso il bicchiere, me lo stavi lanciando ed era pieno. E per fortuna quindi sono riuscita a calmare la situazione. La terza volta, signorino, me l'hai preso e me l'hai rovesciato dappertutto il bicchiere che era pieno. Quindi sei un monello. Punto e basta. E qui finisce la storia. Basta, lo dico io, non tu. E basta, Qui finisce la storia. Quindi ho detto che qui finisce la storia. La mamma è arrabbiata. E fino a domani non ti parlo. Basta. Sì, proprio così. Sì, bravissimo. Buonanotte. Mi manda i bacini, dei bacini. L'asino nel presepe. Mamma mia. Monello. Una statua. Wow. Sono arrabbiata, ti ho detto. Basta, non ti parlo. Chiude l'occhio, dorme. Basta. Io ho detto basta. Io ho detto basta perché non siamo più amici stasera. Perché mi hai fatto arrabbiare. Cosa mi hai fatto? I dispetti mi hai fatto, come i bambini piccoli. Cosa guardi? Dopo questo teatrino di chiusura giornata, Che per noi è normale. vi auguriamo una buona notte. Vero Pippo? Ciabacco! Hai capito? Manda la buonanotte. La voglio giocare. Ti meno. Io voglio giocare. Che scemi. Prendo il nasino, ti prendo il nasino. Fa il paperotto. Show Pippo terminato. Buonanotte a tutti, al prossimo episodio.